Siamo a Cetara, Costa d'Amalfi, siamo al ristorante Al Convento, un ristorante di famiglia che con mio figlio Gaetano è alla terza generazione. Siamo un inchiostro del 600, preso dalla nostra famiglia nel 1969. Come prima cosa papà aprì un circolo sportivo, poi una rosticceria, poi rosticceria e pizzeria e alla fine siamo qua con una delle trattorie che viene considerata dai critici gastronomici tra le più importanti e influenti in Italia, anche perché è una famiglia che ha sempre cercato di crescere facendo in modo di anticipare un po' i tempi, siamo stati sempre precursori di certe cose. Io sono Pasquale Torrente, come dicevo, dal titolo del mio libro si evince che sono l'uomo che sussurra alle alici. Adesso sto poco in cucina, condivido i menù con mio figlio, ma principalmente io sto in sala ad accogliere la gente. Infatti al convento dal 27 aprile dell'anno scorso è diventato, ha come suffisso proprio, cioè proprio per far capire alla gente che entrano a casa nostra, è il ristorante Al Convento ma Casa Torrente, perché il nostro obiettivo è la forza di noi italiani, quello di far arrivare le persone e farli sentire a casa. La nostra cucina è basata sulla mediterraneità, sulla dieta mediterranea, su quello che è il nostro incipit principale e che fa la differenza. Uno spaghetto al pomodoro è una cosa straordinaria, infatti noi nel menù estivo ci sarà il fusillone ai 5 pomodori, dove esaltiamo la nostra mediterraneità. È un piatto di una semplicità estrema all'apparenza, ma è abbastanza complicato perché ci sono sia San Marzano che il pomodorino giallo del Vesuvio, c'è il piennolo, c'è il corbarino e c'è il cuore di bue, e quindi uniamo i 5 pomodori più importanti con una pasta tradizionale campana che è il fusillone, che si usava nelle domeniche a casa. Io parafrasando una frase del mio carissimo amico Massimo Bottura, lui dice che le sue ossa sono fatte di parmigiano reggiano, nel suo sangue scorre aceto balsamico tradizionale di Modena. Le mie ossa sono fatte di pesce azzurro, di alici, di tonno, nel mio sangue scorre la colatura d'alici. Colatura d'alici che ho incontrato già da bambino, è perché la colatura d'alici era il piatto classico della tradizione nostra alla vigilia e si iniziava a mangiare alla vigilia dell'Immacolata, perché l'Immacolata è la festa più sentita qua in paese, in quanto è una festa, diciamo, tra cattolicesimo e paganesimo. Quella vigilia è una vigilia eccezionale in quanto tutti i ragazzi si riuniscono nelle case, è l'iniziazione praticamente all'alcol, perché pure i ragazzi minorenni vanno a finire che bevono qualcosina in più. E poi la Madonna esce alle 4 di mattina, quindi sono quelle storie bellissime di antropologia culturale, fanno parte della cultura di un popolo che si è evoluta. Adesso non è la stessa cosa come una volta, però la mattina si va a prendere la Madonna e si fa questa processione in paese. I ricordi di infanzia poi mi portano a mia nonna. Cioè. I ricordi di infanzia che portano a nonna Marietta, praticamente all'iniziazione con mia nonna. Sì, mi piaceva la colatura perché mia nonna è quella che poi mi ha fatto capire che non si doveva estremizzare, cioè la colatura si deve dosare, perché messa come si metteva una volta è strong, è dura, cioè ha l'umami del pesce e quindi tu hai quella reazione di sapidità che da bambino non hai, perché noi iniziamo mangiando, noi iniziamo col latte e quindi tu hai il palato che è abituato al dolce, poi vai verso il salato quando inizi a mangiare la pasta, la carne, il pesce, fino ad arrivare negli anni, infatti nel mio libro c'è scritto che noi arriviamo dopo i 40 anni, quando ci avviciniamo praticamente alla morte, andiamo verso l'amaro e quindi il mio palato non è più il palato di quando avevo 40 anni. La mia genovese di tonno
non l'avrei fatta a questa età, perché io ho bisogno adesso di acidità, di amaro. E nonna Marietta mi ricorda col suo spaghetto al pomodoro che praticamente la morte di una persona è la morte di un piatto, perché quel piatto, lo spaghetto al pomodoro di nonna Marietta, non lo potrò mai riprodurre. E questo è stato l'approccio, però è stato un approccio intelligente, perché praticamente mi ha insegnato che la colatura va dosata. La colatura può essere dosata in tutti i modi, cioè io faccio lo Sangue Maria, per esempio, che è il Bloody Mary, mettendo delle gocce di colatura. E quindi là parte un po' il concetto di colatura usato non come ingrediente principale, ma come esaltatore di sapidità. La genovese di tonno è la mia figlia femmina. Ogni mercoledì io avevo mio figlio Gaetano che mi chiedeva la genovese di carne e io ogni mercoledì col ristorante chiuso gli dovevo cucinare questa genovese di carne. Lui usciva dalla scuola elementare e facevamo questo piatto classico della cucina. E poi dico, vabbè, ma scusami, se ci metto il tonno, che è come il maiale, perché in effetti poi questo ci fa capire un po' la mia idea di cucina, che penso che sia tutto circolare. Nella genovese la cipolla, insieme al tonno, insieme al sedano, insieme alla carota, a volte quando supera una certa, diciamo, cottura, sembra che ci sia del comino dentro, sembra che ci sia qualche spezia orientale, ma in effetti non c'è. E a volte capita che la gente ci dice sì, ma quale spezia c'è, chef? Ma quale spezia? Sedano, carota, cipolla e tonno, basilico alla fine e pepe. La coloratura viene prodotta con le alici pescate nel Golfo di Salerno, vengono portate a terra direttamente, si mettono per un giorno solo in acqua e sale, perché che succede? Tirano fuori tutto il sangue che hanno, quindi fanno una specie di dry age però giornaliero. Togliendogli quell'acqua, poi si inizia in questo terzo di botte. Perché la botte? Perché all'epoca si usava la botte, non c'era plastica, non c'erano altri contenitori dove mettere le cose, perché era un prodotto talmente antico che, e io sono convinto, è l'evoluzione del garum. Quindi vengono messe in questi recipienti solo col sale. Il giorno dopo si mettono in questi terzini. Terzino perché? Perché terzo di botte. In questo terzo di botte si iniziano a mettere sale, alici, arraggiera, sale, alici a strati. Ogni contenitore contiene quasi 25 kg di alici. Sopra si mette il tumbagno è compagno, è il compagno di viaggio, è quello che accompagnerà il processo di lavorazione della colatura fino a minimo 9 mesi, fino ad arrivare a 24. Chi non può descrivere la gioia che si ha quando si mangia una frittura, che può essere un croquet, una frittatina, una pizza fritta e una bottiglia di buon vino rende felici, perché io penso che la frittura è gioia. Friggere però non è che sia tanto semplice, per friggere serve prima cosa un termometro, perché l'odore del fritto poi è un odore meccanico. Quando voi mangiate un fritto a volte sa di petrolio, se lo mettete sotto al naso, che è petrolio, e dite no, non hanno cambiato l'olio, no, è capace che l'hanno cambiato, ma è un olio normale di semi che viene estratto meccanicamente. Perché poi l'idea della copperia è un'idea studiata. Poi la parola copperino l'ho inventata io, fino a 20 anni fa, la parola copperino non esisteva. Il cuoppo è un involucro di cartapaglia con forme non ben definite. Infatti quando al bar i vecchietti, i ragazzi dicono una donna che non è una bella donna, dicono wow, chi è cuoppo, che? No, il napoletano. Cioè questa è antropologia. E andare a scegliere pure delle contrapposizioni tra il linguaggio del popolo e il cibo del popolo. E niente, mi uscì copperia, registrare pure il marchio. Se friggi nella farina
e il pesce c'ha umidità. Quante volte vi capita di vedere che si attacca tutto, che si semola, le alici imbottite. Una volta io li facevo con la semola e pangrattato, oggi mio figlio Gaetano, avendo girato il mondo, le frigge col panco. Ogni ingrediente ha bisogno del matrimonio perfetto. Cioè non è che tu puoi friggere alla stessa temperatura. Le alici le puoi friggere a 180, le patatine fritte a 140 per esempio. Quindi ci stanno tante situazioni che bisogna applicare per il tipo di frittura. Perché poi Friend nasce dall'idea di non usare l'olio di oliva nelle fritture, perché io il primo periodo usavo per i vegetali, per la carne, usavo l'olio di oliva. Però mi rendevo conto che sapeva di oliva, non sapeva del prodotto interno. E quindi è arrivato Friend. Come si fa a non fare patrimonio dell'UNESCO la cucina italiana? In Italia perché si viene? Per l'arte, per la cultura e si viene soprattutto per mangiare. Il 65-70% delle persone che arrivano in Italia arrivano per mangiare. Oggi se andate a Tokyo ci sta dei ragazzi e fanno la nostra cucina. A novembre sono stati in Thailandia, c'è un ristorante che si chiama Cetara. A Osaka ci sta un ristorante che si chiama Pasta Bar Cetara. Quindi è diventato un patrimonio, perché oggi non esportiamo più spaghetti with meatball, perché lo spaghetti per polpette non è mai esistito. C'era il ragù napoletano, ma il ragù napoletano era la pasta con le zite spezzate. E poi ti davano il secondo con il quinto quarto, che è sempre usato il napoletano. Cioè noi abbiamo sempre usato gli scatti, a bistecca, il filetto. Ma quando mai è esistito? Era la braciola di codiche, la braciola di coperta di costati. Quindi più patrimonio di questo, dove utilizziamo a 360 gradi verdure, carne rossa, carne bianca, pesce, i vini, gli oli. Cioè noi abbiamo più varietà di oli dei francesi, abbiamo più varietà di vitigni dei francesi, ma io faccio l'esempio dei francesi perché la Francia è una nazione, noi siamo ancora l'Italia dei comuni. Cioè il problema nostro è uno solo, che noi non siamo mai diventati una nazione, siamo ancora Cetara, Amalfi, Salerno, Napoli. Noi siamo una nazione con una biodiversità incredibile.